Puliamo un bel pezzo di zucca. Ho ricavato 250 grammi circa di zucca pulita, che adesso andrò a bollire per 20 minuti con un po' d'acqua. Aggiungiamo 170 g di zucchero semolato, ml di olio di semi, uniamo 50 ml di latte, uniamo la zucca che abbiamo appena lavorato, e aggiungiamo un po' alla volta 170 g di farina e una bustina di lievito. Imburrate e infarinate uno stampo da 24 cm di diametro oppure rivestitelo con carta forno e versate il composto.
aggiungiamo un po' di lamelle di mandorle ed inforniamo a 180 gradi per circa 40 minuti. Fate sempre la prova a stecchino dopo 30 minuti di cottura. Ed ecco il nostro dolce appena sfornato. Ora attenderemo che si raffreddi prima di toglierlo dalla teglia. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi! Lavoriamo 300 g di farina 00 con 150 g di burro freddo a pezzetti, aggiungiamo adesso un po' di estratto di vaniglia in bacca o una bustina di vanillina in alternativa, 100 g di zucchero semolato, un uovo intero, mezza bustina di lievito per dolci. Un pizzico di sale e lavoriamo il tutto. Non c'è bisogno di lavorarla tanto, appena sarà amalgamata bene è pronta. La andiamo ad avvolgere in un foglio di pellicola alimentare e la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Mentre la pasta frolla riposa, andiamo a cuocere 200 g di zucca già pulita. La facciamo a pezzetti. Aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero di canna, di acqua e la facciamo cuocere finché la zucca diventa ben morbida. Quando la zucca sarà ben cotta, vedete, si riesce tranquillamente ad infilzare con una forchetta, la vado a frullare.
Per un sapore ancora più intenso vado ad aggiungere qualche cucchiaio di marmellata. Potete utilizzare quella a vostro piacimento, ad esempio albicocche, ma anche ciliegia o arancia. Io vado ad aggiungere della marmellata di ananas, un paio di cucchiai. La nostra farcitura è pronta. Riprendiamo ora la pasta frolla. Non c'è bisogno di stenderla, la prenderemo un po' alla volta, la schiacciamo con le mani aggiungiamo un po' della farcitura al centro e richiudiamo. Formiamo una pallina che andremo a ripassare nello zucchero semolato. Mettiamoli poi su una leccarda rivestita da carta forno, ben distanziati tra di loro, e inforniamoli a 180 gradi per circa 25-30 minuti, finché saranno ben dorati. Ed ecco i nostri biscotti alla zucca sfornati ed appena raffreddati. Mi raccomando, prima di toccarli fateli raffreddare bene perché sono molto delicati, potrebbero rompersi. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, un like o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margi! Oggi prepareremo una torta semplicissima e veloce. Iniziamo lavorando 2 uova, un pizzico di sale, e 150 g di zucchero semolato. Aggiungiamo 80 ml di olio di semi, (30 ml di liquore
Io ho scelto un limoncello, in alternativa potete semplicemente utilizzare il succo di mezzo limone. In 250 g di farina vado ad aggiungere mezza bustina di lievito per dolci, che vado ad aggiungere un po' alla volta. Grattugiamo finemente 200 g di zucca a crudo, in alternativa potete anche frullarla. Aggiungiamo la zucca andiamo a sbucciare 2 mele. La aggiungiamo man mano nell'impasto a pezzi piccolini. Lasciamo 2 fettine a spicchi per la decorazione in superficie. Rivestite con della carta forno bagnata e strizzata una teglia da 25 cm di diametro o in alternativa imburratela e infarinatela e andiamo a versare il composto. Decoriamo con le fettine che abbiamo tenuto da parte . Inforniamo ora a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Fate la prova a stecchino per verificare che il dolce sia cotto bene all'interno. Ed ecco la nostra torta di mele e zucca a crudo appena sfornata. Facciamola raffreddare bene, poi la toglieremo dalla teglia e, se vi piace, potete anche decorarla con un po' di zucchero a velo. Se la ricetta vi è piaciuta, come sempre vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Maggi!